Se pensavi che Dacia fosse ancora il marchio delle auto semplici ed economiche, preparati a cambiare completamente idea, perché la nuova Dacia Stryker è arrivata e sta facendo parlare tutto il mondo, con un design sorprendente, tecnologie mai viste prima su una Dacia e un carattere che sembra voler sfidare direttamente concorrenti molto più costosi. Fin dal primo sguardo è impossibile ignorare la sua presenza scenica, perché questa nuova Stryker abbandona ogni timidezza e adotta linee muscolose, proporzioni robuste e dettagli moderni che la fanno sembrare un modello appartenente a una categoria superiore. E qui succede una cosa interessante, perché pur mantenendo l'identità pratica del marchio, riesce a trasmettere una sensazione di qualità e solidità che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile. La parte anteriore è dominata da una firma luminosa e aggressiva. La griglia appare più raffinata e il cofano scolpito aggiunge un tocco sportivo che rende l'insieme molto più dinamico. Mentre osservandola lateralmente emergono passaruota pronunciati e una silhouette equilibrata che comunica forza senza risultare eccessiva. Arrivando al posteriore troviamo gruppi ottici moderni e una coda ben disegnata, capace di dare alla vettura un aspetto contemporaneo e maturo. E quello che devi sapere è che ogni elemento sembra studiato per offrire il massimo impatto visivo, senza compromettere la praticità quotidiana. Entrando nell'abitacolo il salto generazionale diventa ancora più evidente perché la plancia presenta un design ordinato e moderno. I materiali sono migliorati sensibilmente e la sensazione generale è molto più piacevole rispetto a quanto ci si aspetterebbe osservando semplicemente il logo sul volante. Davanti al guidatore troviamo una strumentazione digitale chiara e intuitiva, mentre al centro spicca un ampio sistema di infotainment compatibile con smartphone e servizi connessi. E la cosa più importante è che tutto risulta semplice da utilizzare anche durante la guida, senza obbligare il conducente a distrarsi inutilmente. Lo spazio interno rappresenta uno dei punti di forza principali della Stryker, perché sia davanti sia dietro c'è abbondante libertà per testa e gambe, e anche il bagagliaio offre una capacità molto interessante per chi viaggia spesso con la famiglia o necessita di trasportare oggetti ingombranti. In città la nuova Dacia sorprende immediatamente grazie a una posizione di guida rialzata che migliora la visibilità, mentre lo sterzo leggero rende semplici le manovre quotidiane e il traffico diventa meno stressante rispetto a molti SUV più grandi e pesanti. Ma attenzione, perché la vera sorpresa emerge quando si lascia il contesto urbano e si affrontano strade extraurbane più veloci, perché la Stryker trasmette una stabilità superiore alle aspettative e offre una sensazione di controllo che aumenta la fiducia chilometro dopo chilometro. In autostrada il comfort si mantiene elevato, i sedili sostengono bene il corpo durante i lunghi viaggi e l'assetto riesce ad assorbire efficacemente gran parte delle imperfezioni dell'asfalto, creando un ambiente rilassante anche dopo molte ore al volante. Parlando dei motori, Dacia punta su propulsori efficienti e moderni, progettati per offrire un equilibrio intelligente tra prestazioni e consumi. E tra poco ti spiego una cosa importante che cambia tutto, perché il vero punto di forza non è la potenza assoluta, ma il modo in cui questa vettura riesce a sfruttarla nella vita reale. L'accelerazione è fluida, la risposta dell'acceleratore appare progressiva e nelle situazioni quotidiane non si percepisce mai una reale mancanza di energia, mentre durante i sorpassi la riserva di potenza disponibile si dimostra adeguata alle esigenze della maggior parte degli automobilisti europei. Anche l'insonorizzazione convince, perché il rumore del vento e quello proveniente dalla strada rimangono ben controllati fino alle velocità autostradali, contribuendo a creare una sensazione generale di qualità che rappresenta uno dei maggiori progressi rispetto ai modelli Dacia del passato. Le sospensioni meritano una menzione speciale, perché riescono a trovare un buon compromesso tra comfort e controllo della carrozzeria, assorbendo efficacemente buche e imperfezioni senza compromettere la stabilità nelle curve più veloci. Per quanto riguarda i consumi, le prime informazioni indicano valori molto competitivi, con percorrenze che potrebbero renderla una delle proposte più interessanti del segmento, per chi desidera ridurre i costi di gestione senza rinunciare a spazio e versatilità. C'è però un dettaglio che molti ignorano e che vedremo tra poco, perché nonostante i numerosi punti di forza esiste anche qualche limite. Alcune plastiche nelle zone meno visibili dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide al tatto e alcuni concorrenti offrono una sensazione premium leggermente superiore, anche se il divario si è ridotto notevolmente. Il prezzo previsto per l'Italia dovrebbe partire da circa 25.000 euro nelle versioni d'ingresso, mentre gli allestimenti più completi potrebbero superare i 30.000 euro. E considerando dotazioni, spazio e tecnologie disponibili, il rapporto qualità-prezzo appare estremamente competitivo. Rispetto a rivali come la Nissan Qashqai, la Kia Sportage e la Hyundai Tucson, la nuova Stryker non punta necessariamente a essere la più lussuosa, ma offre una combinazione molto intelligente di praticità, design moderno e convenienza economica che potrebbe conquistare una fascia enorme di clienti. E quindi arriviamo alla domanda finale: vale davvero la pena acquistare la nuova Dacia Stryker oppure è meglio guardare altrove? Dopo aver analizzato design, tecnologia, comfort, prestazioni e prezzo, la risposta appare sorprendentemente chiara. La nuova Dacia Stryker rappresenta uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati dal marchio, riesce a sembrare moderna senza perdere la sua natura pragmatica e offre molto più di quanto il prezzo lasci immaginare. Per questo motivo il verdetto finale è buy, perché porta sul mercato una proposta concreta, equilibrata e convincente, capace di soddisfare famiglie, pendolari e automobilisti